da qui. Amici e amiche del tubo, buongiorno, buongiornissimo, con gli occhiali oggi e con una bici, come vedete, un po' particolare. La Martesana è un po' un cantastorie di Milano, qui è proprio il luogo delle casette, dei borghi, e questo tracciato è lungo 38 km perché il Naviglio Martesana collega l'Adda a Milano. Fu voluto anche lui nel 1400 da Francesco Sforza, che conobbe 2 secoli d'oro tra il 1500 e il 1700 in cui una grande quantità di merce arrivava qua a Milano. Tra l'altro di tutti i navigli è l'unico che scorre in maniera orizzontale, quindi non da nord a sud. Ha un tracciato particolare perché, vista la popolarità, molte famiglie nobiliari hanno premuto perché passasse nelle loro zone. Comunque la gente qui parla sempre di soldi a telefono. Avevo fatto 5 km neanche, c'ho già fame. Il primo luogo significativo che troviamo sul Naviglio della Martesana è questa piazzetta con questo monumento che è la piazza dei piccoli martiri, perché qui nel 1944 200 bambini furono uccisi da una bomba americana e le ossa di questi bambini riposano qui. Siamo in piena Milano, però sembra un po' di essere in borgo, quindi ci sono molte ville qui che potete anche visitare in occasione magari di eventi particolari, perché sono ville private come Villa Albrighi, Villa Pallavicini, Villa Lecchi. Proprio bello sto tratto. Comunque ringraziamo mia zia per il prestito. Ovviamente la bici non è preziosa di più della mia Ibis, quindi la devo tenere a vista d'occhio. Che cos'è quello? Ovviamente è anche bello scoprire le cose che non sai. Si vedono sacchiotti, cose un po' vintage, ma direi che siamo usciti da Milano, lo posso dire ufficialmente? Eh sì, siamo usciti. Comunque il percorso della Naviglio della Martesana sono 38 km, quindi non sono neanche tanti. Usciti dalla città proprio diventa proprio ciclabile, bella e perfetta. Fino alla fine fino a Cassano d'Adda sono 23 km, ma la prossima tappa fa 8 km, ve la faccio vedere. Mi soffio la ruota. Qui c'è un piccolo santuario molto carino, ma è chiuso per lavori. Guardate che bello questo tratto con i pioppi. Lungo la ciclabile poi corre anche la metropolitana, la linea verde. Siamo arrivati qui a Gorgonzola, sì, proprio dove fanno il formaggio. Qua bisogna andare piano con i freni perché non frena una mazza. Mi hanno detto che c'è un bar qui. Che burdello che fa! Oh! Forse chiuso? Qui siamo a Gorgonzola, questa è la Villa Serbelloni, un palazzo bellissimo che c'è qui. Parte da 32 metri la Serbelloni Mazzanti viene dal mare. Vadi contessa, vadi!
bellissimo questo parco, quindi lo eleggo a punto di sosta di questo itinerario. Gorgonzola, ha preso di mangiare, gorgonzola, silenzio che il giardiniere sta dormendo. Pace questo posto. Adesso è ora di riprendere il cammino, anzi la pedalata. Questo penso che sia il tratto più bello di tutto il Naviglio Maltesano, quello più caratteristico. Qui siamo al ponte di legno di Gorgonzola. Qui sul Naviglio vedete anche praticamente i punti di attracco delle barche di una volta, quindi, e poi c'è questo parco che è bellissimo. Adesso avanziamo 5 km, vi farò vedere un'altra cosa. Ad Inzago c'è un faro, come se fossimo sul mare. Qui il Naviglio fa un percorso un po' tortuoso tra curve e controcurve. Perché? Perché i signori di una volta volevano l'attracco nei loro terreni, quindi è stato fatto un tracciato un po' tortuoso. Messico e nuvole. Beh, facciamo un check sulla bici, diciamo. Va? Frena pochissimo, vabbè, tanto siamo in pianura. Il manubrio è un po' troppo molle e la sella un po' cede, però vabbè, dai, facciamoci andare bene per oggi che è una bella giornata. Poi magari per il prossimo itinerario ci do una bella aggiustata. Tra l'altro qui c'è il capolinea della metro e quindi se qualcuno poi vuole tornare in metro è molto più corta. Eccolo qua, un faro sul Naviglio. Eccoci qui, siamo a Inzago e quella che vi ho appena fatto vedere è Villa Torre ai Telli, che è una villa del 1500 ed è un luogo del FAIL, e quindi è chiusa. È un luogo del Fondo Ambiente Italiano che mira a recuperare il patrimonio artistico del nostro paese. Quindi andate sul sito e guardatela, vi metto qua il link. Riprendiamo. Questa è una delle chiuse che ci sono sul Naviglio, perché praticamente c'è un dislivello da superare nel tratto dall'Adda a Milano e quindi questa cosa veniva ovviata con delle chiuse che praticamente permettevano alle imbarcazioni di salire. E fu così che arrivammo a Cassano d'Adda. Buongiorno, a un hotel? È una dimora privata, però se vuol dare un'occhiata. Sì, e io sto facendo un video su YouTube, sono una guida cicloturistica. Ma per andare a vedere il fiume da che parte si va? Può andare di qua, di là, meglio di là, scende. Adesso faccio un pasticcio. Sì, sì. Scendere di qua. Scendere di qua, c'è una passerella. Sì. Può scendere di lì. Ah, bello, sì. La Madonna, che salita! E chi me l'ha fatto fare di scendere fino al fiume? E così siamo giunti alla fine della prima parte di questo piccolo grande viaggio. Ho voluto dividere in due questo video perché, come potete vedere dalla mappa,
Il naviglio qui cambia direzione e il paesaggio cambierà completamente nel prossimo video. È la prima volta che faccio questo percorso e ho superato 40 anni da tempo. Molte volte non ci accorgiamo di quello che ci sta intorno. Questo giorno è stato per me anche una piccola lezione di vita.